Salve a tutti, sono Gianluca Landi e oggi vediamo il multichart. Il multichart è il nostro strumento nuovo e innovativo che tutti i nostri utenti stanno provando adesso, chi ha l'utenza a prova, chi con i propri abbonamenti, e sto ricevendo messaggi entusiasti. Gente che dice com'è possibile, non ho mai visto una cosa del genere, ma questa è fantascienza. No, è il multichart. Il multichart che cos'è? Il multichart è l'unione in un'unica finestra di più grafici di score trend. Gli indicatori sono i nostri proprietari. Io consiglio di utilizzarlo col goal trend, l'affidabilità e il nuovo indicatore X trend. Statemi bene a sentire, l'X trend non c'è su tutte le partite, l'X trend c'è su un certo numero di partite perché è collegato all'X goal, è una cosa a parte, però è collegata a quello e quindi non c'è su tutte le partite. Però già il goal trend e l'affidabilità sono straordinari. Perché il multichart è un qualcosa di eccezionale? Per questo motivo. Perché i tre grafici danno tre visioni diverse. Il goal trend, quando raggiunge il valore soprattutto di 90, 100 e a salire, più la curva è ripida, meglio, ci dà una fotografia di quello che sta succedendo negli ultimi 5-10 minuti. L'affidabilità ci dà una foto di quello che sta succedendo in tutta la partita, quindi l'affidabilità superiore a 4,5-5 è veramente già importante, ma soprattutto dopo il 20° minuto superiore a 5, 5,5 e 6 e poi se è ancora più alta, il gol soprattutto in HT arriva. Nel secondo tempo, se sopra 5 è veramente un valore molto importante, sopra 6 è tantissima roba. Quindi dove si differenzia tra l'HT e il full time. È lo stesso valore, però va letto perché più aumentano i minuti della partita, più, tra virgolette, si va un attimino, diciamo così, a diluire. Trovate tutte queste cose in video che ho già fatto sul mio canale YouTube che vi consiglio di iscrivervi con la campanella oppure sul mio sito bettingexchange.net trovate articoli sull'affidabilità e tante spiegazioni e anche sul goal trend. L'X-Trend è il nuovo indicatore, quando c'è sui campionati principali ci dà una visione migliore. Statevi bene a sentire come va letto l'X-Trend. L'X-Trend, ok, in genere tende sempre a salire, quindi sale e basta. Rare volte troverete che scende un pochettino, però tende a salire e incomincia ad avere dei valori ottimali sopra 0,6, 0,7 che si avvicina a un gol. Quando è già stato fatto il gol, ok, mi deve avvicinarsi al 2, quindi 1,50, 1,60, non se hanno già fatto 2 gol e 0,60, 0,70, è troppo basso, non è che il gol non viene fuori, però lo dovete collegare al numero dei gol soprattutto, poi è chiaro che non è che se fanno 12 gol vi trovate che è 13, cioè però abbiate un attimino un po' di elasticità mentale. Vedrete soprattutto lo dovete utilizzare in questo modo, quindi al primo gol 0,5, 0,6, 0,7 in salita, più si avvicina meglio e per il secondo e terzo gol 2,10, 2,20 vi farò vedere degli esempi esplicativi e capirete bene quello che vi sto per dire. Il multichart è uno strumento esclusivo, dal 1° ottobre sarà a parte. In score trend con la nuova versione non abbiamo toccato i prezzi, è tutto rimasto uguale come prima, tutto. Solamente il multichart, che è un qualcosa che non esiste, un qualcosa di nuovo, un qualcosa di esclusivo, sarà a parte. Probabilmente costerà 49 euro al mese più l'abbonamento, e questo in offerta lancio, poi probabilmente potremo anche aumentarlo sicuramente nel prossimo futuro. Quindi adesso lo potete, le prove sono finite lunedì come avevo detto di guardare la versione la diretta live, quindi adesso è compreso in tutti gli abbonamenti, anche nel premium, sino alla fine del mese e poi dopo andrà a parte, quindi chi lo vorrà per esempio dovrà comprare il professional più il multichart oppure forse l'advanced più il multichart, ok?
Quindi lo potete usare, lo potete provare e vi renderete conto da sole della potenza di questo strumento, così come hanno fatto in tantissimi sino adesso. Andiamo subito a vedere come funziona. Ok, questa è ScoreTrend, la nuova versione. Vi ho preso degli esempi di ieri. Allora, io lo uso in questo modo, per me è fondamentale. Prima mi arriva l'alert, mi arriva un alert, quindi so già che il segnale è forte, vado sul multichart, aspetto la conferma e soprattutto trovo il momento migliore per entrare. Esempio, Francia-Islanda, ieri mi è arrivato l'alert, clicco, il multichart si può avere in due modi, cliccando qui sopra mi si apre il pannello grande, lo vedo molto meglio, oppure se voglio andare veloce per farlo vedere adesso a voi, lo uso così, lateralmente. Potete mettere anche mostra i valori, ci sono i valori di vari indicatori con una scala diversa, oppure fate così e ci andate sopra col mouse. Potete scegliere due visualizzazioni diverse. Allora, cosa è successo per esempio alla partita di ieri? E vi faccio vedere anche come il sottoscritto ragiona. Non faccio niente, ovviamente le quote sono troppo alte, all'inizio non si fa assolutamente nulla. Seguo altro, ma arriva l'alert e vedo che è in vantaggio l'Islanda. O dico, bello, perfetto. L'Islanda 1-0, intorno al 27-28esimo, incominciano ad arrivare alert su alert su alert. Non entro subito, vado a vedere il multichart e vedo, il multichart sta salendo 1,30, 1,54, benissimo, si sta avvicinando a 2. Il gol 3, l'affidabilità era qui sopra 6,586, guardate che bella affidabilità, perfetto. Il goal trend sale 79, 80, ha già fatto un bel massimo, sono in salita, dico ecco. Vado a vedere un'altra cosa, HT 1,50, 1,75, quindi ci si aspetta più di un gol HT. Tutto quello che trovate all'interno di ScoreTrend è fatto perché il sottoscritto lo guarda e lo utilizza. ScoreTrend è nato prima di tutto come software per me stesso e poi ho deciso di darlo anche agli altri. Perché? Perché mi piacerebbe in questo settore anche essere ricordato e conosciuto per quello che ho fatto e quello che ho portato, sempre in favore ovviamente degli utenti, ok? Io non ho padroni, non ho niente e faccio le cose liberamente. Quindi sono cose che utilizzo, questo per me è una cosa importante e quindi va usato. Quindi ScoreTrend ci sono le cose che io utilizzo perché è un software che utilizzo io tutti i giorni. Gli altri software sono fatti da persone che lo fanno solo per vendere e non sanno neanche di cosa stanno a parlare. Quindi vedo questo che è salito, dico perfetto, le barre del grafico che salgono, tiri in porta, tiri fuori porta, calci d'angolo, la Francia attacca in casa col pubblico e quindi cosa faccio? Intorno al 36-37 minuto, intorno a quota 2, anche qualcosa più bassa, io ho bancato mi sembra intorno a 1,70, 1,80, sono entrato in un paio di volte, sono entrato e vedete tutto a salire e poi hanno fatto gol sul rigore. Poi altre cose, andiamo a vedere qualche altra partita, per esempio Cipro-Romania, qui sopra vedete hanno fatto un gol subito e il X-Trend dopo è salito, vedete, 0,90 subito sopra 1, il goal trend è andato a salire, qui sopra uno poteva entrare, però hanno già fatto un gol veloce, un altro gol subito dopo, qui sopra non ci vedete tra virgolette niente di che. Andiamo a vedere Bosnia-Austria, li prendo un po' a caso, ecco vedete, primo tempo hanno fatto 0-0, vedete comunque erano bassi, vedete? 59-60, l'affidabilità è andata a scendere, io qui su questa sopra non ci ho fatto niente, vedete? E poi invece andiamo a vedere Albania, vedete qui sopra hanno fatto un gol abbastanza presto, però vedete affidabilità bassa, X-trend basso, goal trend basso, io questa non ho fatto niente, è chiaro che un gol è arrivato, però qui sopra i valori erano troppo tutti bassi. Nel secondo tempo vedete qua eventualmente uno
poteva entrare qui dentro, qui sopra, in questa zona, perché vedete l'affidabilità comunque no, vedete, era bassa. No, io vi dico cosa si potrebbe fare, io non l'ho fatta, vedete? Stavo dicendo, l'X-Trend è salito, era sopra 2,40, il Gold Trend però vedete che era comunque basso, l'affidabilità è sotto 3. Ecco perché dovete usare tutti e tre gli indicatori. L'X-Trend da solo non vi serve a nulla. Il Gold Trend da solo serve, però se lo uniamo all'affidabilità e all'X-Trend tutti e tre, ci dà l'indicazione, perché io con l'X-Trend potevo entrare, ma con l'affidabilità e col Gold Trend no. Poi uno mi poteva dire, ah ma qui il gol lo potevano fare. Sì che lo potevano fare, però io devo lavorare con le probabilità a mio favore, con un rapporto rischio-rendimento a mio favore, quindi se guardiamo il multichart non era da entrare. Ecco il multichart che cosa ci dà. Io vi faccio vedere cosa ho fatto ieri. Ho fatto 2 partite dell'Under 21 delle nazionali. Sono incominciati ad arrivarmi alert su alert. Per esempio la Germania. Fanno il primo gol, io non sono entrato. Incominciano ad arrivarmi dopo il 30° alert su alert. Le quote erano ancora troppo basse, intorno a 27-28. Vado a vedere, guardate qui sopra cosa abbiamo. L'X-Trend vedete che sale sopra 1, 1,30. L'affidabilità 7, 7,30, cioè incredibile. Il Gold Trend sopra a 97, anche 100, quindi affidabilità mai vista così costante, così in salita. X-Trend che sale 1,20, 1,30, ci avviciniamo. Torna al 38-39 minuto, sono entrato. Mancavano 5 minuti, quota ottimale, sono entrato. Ho preso quel gol e basta. Poi dopo, per me, questa partita non c'era più nulla da fare, era morta. Poi vedete nel secondo tempo l'X-Trend ha dato a 3, avevano già fatto 5 gol, quindi non c'era più niente da fare. È vero c'era stata una botta, guardate che botte di Gold Trend qui quando attaccavano, però capite bene, secondo me non c'era più niente da fare, l'avevamo già preso uno. Poi ho fatto San Marino, Romania. Prima ha fatto gol subito, non ho fatto niente, mi è cominciato ad arrivare degli alert nel secondo tempo, in questa zona, torno al 60, 72, 65. Non ho fatto nulla. Perché? Perché le quote erano bassissime dell'over 1,5. Quindi uno mi dice, ah, non potevi andare a fare l'over 2,5. Ma perché? Ma perché devo andare a aspettare altri 2 gol? Io faccio l'over corrente, ho aspettato, sono andato a vedere, qui sopra l'X-Trend non c'è, però intorno al 76-77 vado a vedere, qui sopra vedete, mi ha già fatto un massimo il Gold Trend di 108-110, quindi stanno attaccando. L'affidabilità è 6,50, 6,40 nel secondo tempo, vedete? Qui sopra, elevatissima, barre che stanno attaccando, e poi altro dato per me importante che guardo, 3,50, 4,25, gli scommettitori si aspettavano più di 4 gol, a me ne basta uno. Quindi sono qua, vedo le barre del grafico, vado a vedere i miei indicatori, guardo questo dato, qui sopra, quando erano intorno all'80°, ok, 78, 80, 81, sono entrato con 2 step, fanno gol, partita per me finita. Sono entrato bancando l'under 1,5 sotto quota 1,80. Questo si deve fare, perché c'erano questi tutti i nostri grafici. Andiamo a vedere il giorno prima un'altra nazionale, poi vi potete sbizzarrire, andare a vedere indietro tutte le varie partite, tutto quello che c'è. Andiamo a vedere per esempio qualcos'altro. Ecco, Croazia, Montenegro, l'ho fatta nel secondo gol. Qui incominciano ad arrivarmi alert, vedete? Tiri, barre, grafici, c'è tutto. Quegli altri erano in 10. Chi non vuole fare alert perché un'altra squadra ci manca uno, può non farlo. Io in questo caso vedevo che attaccavano tantissimo, era una partita molto sentita, Croazia-Montenegro, e sono andato il terzo gol, perché vedete 2,75, 3,25 in salita, qui mi arrivava di tutto, guardate l'X-Trend, ok, qui sopra è andato a 2,50, vedete 2 gol, 2,50, non 0,60, 0,70, ha fatto 2 gol, 2,50, si avvicina al 3,
e noi aspettavamo il terzo, poi ne sono arrivati 4, però noi aspettavamo il terzo. L'affidabilità, come vedete, è elevata, sopra 4,50, si avvicina a 5, e il goal trend, vedete qui sopra 80-85. Tutti e tre in salita, mi arrivano più di un alert, 2-3 alert di score trend, di betting exchange, mi arrivano 2,75, 3,25, vedo tutto questo, dico ecco qui si entra, e qui hanno fatto gol. Ok? Poi andiamo a vedere qualcos'altro. Gibilterra, ecco, questo hanno segnato qui sopra, come vedete, primo tempo, guardate il goal trend 70, ok? Non sono entrato neanche su questa, però andiamo a verificare. Vedete, il goal trend comunque non passa i 90, sempre abbastanza basso, l'affidabilità vedete è bassa, 2,33 massimo 3,40, l'X trend 0,25, 0,30. Ma dove volete entrare? Uno dice, ma se facciamo, sì, va bene, ma noi dobbiamo lavorare con rapporto rischio-rendimento a nostro favore. Quindi, niente, nel secondo tempo, vedete qua, boom, 0,1, 1,03, affidabilità, incomincia a salire, il goal trend ha già fatto un massimo, vedete qua, questo incomincia a salire, uno qui eventualmente poteva bancarsi il pareggio, che era una quota decente, però ripeto, se non l'avete fatto non ci sta niente, però capite al primo tempo niente c'era da fare perché erano valori troppo bassi. Il multichart vi evita gli errori e vi permette di entrare nel giusto momento, perché quello che vi farà la differenza è l'unione di tre informazioni, anche di due, perché goal trend e affidabilità assieme sono già tanta roba. E poi soprattutto dovete vedere come salgono i grafici, perché più i grafici salgono ripetitivamente, vanno su velocemente tutti e tre, oppure uno tende a salire piano piano, gli altri due cominciano ad accelerare, allora lì l'ingresso è più forte, anche se i valori, tra virgolette, possono non aver raggiunto, perché dipende come anche salgono i grafici. Con il passare del tempo, l'occhio e l'esperienza vi renderete conto ancora di più come utilizzarlo al meglio. Però capite che il multichart vi porta in un'altra dimensione del trading sportivo e del betting. Vi potete poi mettere qui a vedere tutti gli altri grafici che ci stanno. Kosovo-Svezia, ecco, questa l'ho fatta. Primo tempo, faccio altro, arriva il gol del Kosovo 1-0. Dico, bene, ora la Svezia, che pensavo vincesse, dico la verità, anche perché guardate le quote e tutto quanto, ora pareggerà. Quindi, dopo il primo gol, dopo 5-6 minuti, vado a vedere affidabilità 4,60, 4,80, buona. X-Trend, vedete 1,26, 1,30 si avvicina a quota 2 e il goal trend è elevato sopra quota 1,80. Vado a vedere qui HT 1,125, ci si aspetta più di un gol. Dico, perfetto, guardate, barra sopra, barre sotto, quindi giocano in contropiede, stanno tirando, dico adesso la Svezia col Kosovo, c'è anche un parco attaccanti adesso molto buono, dico il gol lo farà, palleggerà, ma a me non me ne frega niente chi fa gol, io vado a cercare il gol, vado a fare l'over, non vado a fare la squadra, non me ne frega niente, suggerisco adesso di andare a fare gli over, poi io banco gli under, vabbè, io dico a voi di fare gli over, io suggerisco sotto quota 2 di bancare l'under, che è meglio, l'under. Quindi sono andato a bancarmi l'under 1,5 HT sotto quota 1,80 ed è arrivato il gol. Basta, finito, partita morta. Poi qui sopra, vi dico la verità, io negli ultimi 5 minuti sono andato a verificare qui sopra l'X trend che era sopra a quota 2, stava salendo 2,10, 2,20, stava andando su, il goal trend ha fatto un massimo 86-87, l'affidabilità comunque, vedete, era intorno a quota 4, era salito, ho detto beh, un gol lo faranno, mercato 2,50, 2,75, un gol ci può stare nel finale, questi attaccano, un cross lo buttano dentro, hanno giocatori che sanno fare gol di testa e non l'hanno fatto, ma sono andato a bancare a 1,40 l'under 1,50 con un micro stake, perché come uso gli stake, più mi fido della partita, più la faccio prima, più la faccio in un determinato momento e uso uno stake maggiore, se lo vado a fare sul finale con una partita che comunque ormai è quasi andata e via dicendo, uso uno stake più basso. Gli stake vanno rapportati. Quindi mi auguro, potete mettervi a vedere tutti gli esempi che volete, mi auguro che abbiate capito come funziona il multichart. Il multichart è uno strumento esclusivo, un qualcosa che non esiste in questo settore, è uno strumento che potete utilizzare sino a fine mese, potete provarlo e poi se vi interessa e ne capite le potenzialità lo potete
usare, sarà un abbonamento a parte come mi hanno detto in tanti. Quindi vi consiglio di utilizzarlo perché poi così non mi venite a dire "Ah, ma io non l'ho provato, io lo voglio provare, non c'è niente da provare, funziona, basta che lo vedete, ho ricevuto commenti, ma come, ma come fa a esistere una cosa del genere, questa è fantascienza, lo stato puro, adesso tutto diventa facile. Ragazzi, bisogna mettersi a studiare, vi consiglio di vedere tutti i miei video di come funziona il trading sportivo, il betting exchange per imparare la grande fotografia, andare a vedere i grafici e tutti i video di Score Trend, perché se volete veramente potete fare profitti e cambiare professione oppure avere un ingresso secondario, però vi dovete mettere a studiare e con grande impegno e dedizione, ma io vi ho dato gli strumenti per poter riuscire. Ciao a tutti da Gianluca Lanti.